Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video dell'angolo del mecha. Oggi concluderemo la panoramica sui Mobile Suit schierati dall'EUG nel corso del conflitto di Grips. Prima di cominciare vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ed eventualmente di guardare i due precedenti video di questa sezione sempre riguardanti i Mobile Suit dell'EUG. Prima di andare con i pezzi forti di questo video partiamo in realtà dal basso, ossia del più piccolo Mobile Suit in forza all'EUG, il cosiddetto Petit Mobile Suit. Questo mezzo è circa alto un terzo rispetto a un regolare Mobile Suit ed ha la caratteristica di avere un cockpit aperto dove si siede il pilota che comanda il mezzo che imbraccia un fucile a megaparticelle. Ovviamente questo mezzo è molto pericoloso per il pilota perché non ha alcuna protezione, è letteralmente all'esterno del Petit Mobile Suit, tuttavia il suo basso costo ne ha permesso la diffusione come truppa di difesa o di antisommossa. Nel conflitto di Grips vedremo il signor Wong Li, uno dei capi dell'EUG, pilotarne uno durante la difesa della base segreta di Amman, sulla Luna. In seguito questo modello ricomparirà qualche serie più avanti, tuttavia a livello prestazionale possiamo comunque compararlo alla Ball della guerra di un anno. Ma passiamo ad uno dei pezzi forti di questo video, l'MSN 0100 Yakushiki. In realtà il suo nome è ridondante perché significa letteralmente Type 100, questo perché il suo ideatore, il professor Nagano, era convinto di essere riuscito a costruire un Mobile Suit che durasse almeno 100 anni. Al di là di queste speranze bisogna ammettere comunque che lo Yakushiki era un ottimo modello, realizzato anche questo in Gundam Gamma, come lo Z Gundam in seguito, ed equipaggiato in modo da avere alte prestazioni sia nello spazio che sulla Terra. Come Mobile Suit del progetto Gundam, anche lo Yakushiki è dotato di due cannoncini Vulcan posizionati sulle tende. Come abbiamo già detto, questi non sono in grado di effettuare dei danni agli altri Mobile Suit, ma sono adatti all'intercettamento di missili. Per il combattimento a un medio-lungo raggio, lo Yakushiki è equipaggiato con delle armi simili a quelle del Rick Diaz. Il Clay Bazooka è esattamente quello del Rick Diaz, quindi con gli 8 colpi e i proiettili intercambiabili. Per quanto riguarda invece il Beam Rifle, è una versione potenziata rispetto a quello usato dall'RX-78-2 nella guerra di un anno, ma è comunque più debole rispetto a quello imbracciato dallo Z Gundam. L'aggiornamento permette comunque allo Yakushiki di trasformare il suo fucile in una Saber all'occorrenza. Sempre per il fatto che lo Yakushiki è quell'intermezzo tra il Rick Diaz e lo Z Gundam, anche le due Saber a disposizione del modello dorato hanno la potenza simile a quella del Rick Diaz e inferiore a quelle dello Z Gundam. Ma l'arma più potente a disposizione dello Yakushiki è sicuramente il Mega Bazooka Launcher, un'arma a lunghissima gittata in grado di affondare con un solo colpo un'intera nave spaziale. Le problematiche di quest'arma ovviamente erano legate al suo trasporto e al fatto che doveva essere caricata prima di poter sparare un colpo così decisivo. Ma perché di base affidarla proprio allo Yakushiki? Questo è dovuto al suo sistema IDE, ossia Image Directive Encode System. In pratica il visore dello Yakushiki è specializzato nel colpire di precisione, nelle situazioni in cui il Mobile Suit ha il tempo di prendere la mira. Ma perché un Mobile Suit dovrebbe avere un colore così appariscente come quello dorato? Ciò è dovuto alla copertura anti-beam che è presente nella sua verniciatura. In pratica lo Yakushiki è parzialmente protetto dai beam, quindi dai colpi a megaparticelle, grazie alla verniciatura dorata. Durante il conflitto di Grips questo Mobile Suit sarà affidato all'asso dell'EUG Charles Nabor, alias il tenente 4 Bacina, diventando uno dei pochi Mobile Suit non rossi ad essere stati pilotati da lui. In conclusione, pur non essendo un Mobile Suit trasformabile o performante quanto lo Z Gundam, lo Yakushiki è comunque uno dei Mobile Suit più potenti schierati dall'EUG nel conflitto di Grips. Andiamo quindi a parlare dell'ultimo Mobile Suit schierato dall'EUG nel conflitto di Grips. In realtà questo Mobile Suit viene schierato sulla Terra da Karaba, un'organizzazione che agisce parallelamente all'EUG con gli stessi fini. Nella serie si vede che i membri dell'EUG che lavorano prevalentemente nello spazio consegnano sulla Terra a Karaba i Rick Diaz. Dai modelli di Rick Diaz, gli ingegneri di Karaba, con un misto ovviamente ancora una volta di Anaheim e Zionic, svilupperanno il modello DJ. Come il Rick Diaz, anche l'MSK-008 DJ diventerà una sorta di arma d'elite per Karaba. Dagli ingegneri Anaheim dell'EUG, il DJ erediterà il Clay Bazooka e il Beam Rifle dello Yakushiki e del Rick Diaz, ma anche cannoni Vulcan posti sulle tempi come Mobile Suit della serie Gundam. Infine erediterà anche il Beam Rifle, ma questo gli verrà implementato in un secondo momento, in dotazione allo Z Gundam.
Dalla Zionic invece il DJ ottiene lo scudo a spalla, tipico anche degli Zaku originali, che ha un'efficacia limitata ma è anche più facilmente trasportabile perché non deve essere imbracciato. Inoltre edita l'aspetto del Gelgoog, quindi con il monoocchio, e la sua arma principale corpo a corpo, ossia la Beam Naginata, un'arma che poteva essere a doppia lama oppure a lama singola, però più spessa. Quest'arma l'abbiamo già vista anche nella Guerra di un Anno, imbracciata proprio dal Gelgoog. Rispetto al Rick Diaz, essendo un mobile suit ad esclusivo uso terrestre, il DJ è caratterizzato da un sistema di raffreddamento più dettagliato, in modo sostanzialmente da dissipare meglio il calore. Inoltre, dato che era un'unità pensata per i comandanti o per gli assi, in particolare nel conflitto di Grievous verrà pilotata dall'asso della Guerra di un Anno Amuro-Ray, il DJ è dotato di molte antenne per poter potenziare il suo sistema radar e il suo sistema comunicativo, proprio per metterlo in comunicazione con gli altri mobile suit dello squadrone. Ci siamo lasciati questi due mobile suit per ultimi proprio per osservare come si sono evoluti i personaggi di Amuro-Ray e di Shaz Nabol attraverso i loro mobile suit pilotati nella seconda serie di Gundam. Con questo il video si conclude, speriamo che vi sia piaciuto, vi invitiamo a lasciare un like e un commento in questo caso e ci rivediamo la prossima settimana con un video questa volta su alcune unità di supporto che vengono utilizzate durante il conflitto di Grievous, sempre da lei. Un saluto e alla prossima!